Salve, buongiorno, siamo Daniel e Emanuela e oggi andiamo direzione Metoni Modoni. Siamo in Grecia, adesso andiamo nel dito sinistro del Peloponneso e facciamo un pezzettino di strada, facciamo un po' di landscapes, un po' di cittadine per poi arrivare alla nostra destinazione dove staremo qualche giorno. Come? Caffè. Caffè, ok. La mia introduzione della giornata è finita perché Emanuela vuole il caffè. Aspetta, Caffè. caffè? Caffè. Freddo espresso? Freddo espresso, ecco. Sì. Emanuela si esprime solo così la mattina. Freddo espresso, la pillola, caffè. Poi verso le... Dopo un'oretta del caffè incominciamo a ragionarci e andare abbastanza bene. Pappagliò, Emanuela scappa perché c'è l'ape. Vedete l'ape? È andata? Ok, sei al sicuro? Sì. Bene, siamo in direzione Messinia, la regione di Messinia, sotto direzione verso Kalamata praticamente. E questo è quello che ci si presenta in questo momento. Questo qui è un piccolo paesaggio, qui tra la Messinia e il Mani, quello è il Mani. Questa è una zona dove ci sono parecchie strutture turistiche, tra l'altro molto care, perché le ho viste su Booking, è una zona abbastanza cara, però effettivamente merita. Bene, qui siamo praticamente ancora a ridosso del Mani, in paesi veramente bellissimi, delle case in stile Maniota. Sì. Magnota. Ok. La pietra ci fa impazzire. Qua siamo a Laggata, è un paesino che dà sul mare praticamente, ma in montagna, che siamo a circa 400 metri di quota. Bene, così dice il nostro navigatore se si vede. Guardate che bella chiesetta. Allora, lo stile è inconfondibile, la pietra è magnota, però lo stile è il classico stile bizantino, con la cupola al centro e le arcate interne e le parti esterne rotondeggianti, tipo queste qua, no? Aspetta, prendi il dito, tipo questo qua. Ed è il classico stile bizantino. E niente, a noi ci piace tantissimo, veramente una strada pazzesca quella che stiamo facendo. Andiamo avanti. Bene, stiamo scendendo dalla strada che ci porta da Coroni a Metoni, è una strada interna, belle curve, bello spettacolo. C'è caldo, Emanuele è stanca, poverina, ma noi proseguiamo lo Io stesso. non sono stanca. No? Cosa sei, amore? Non sei stanca? No, sono relax. Ok, ricordati queste parole stasera, ok? Ok. Salve, sono Daniel, qua c'è Emanuela, fantastic girl, my girl. E siamo a Metoni. Qui siamo in una delle piazze di Metoni, lì c'è il mare. Allora, devo essere sincero, il posto è carino. E da quella parte c'è la fortezza che visiteremo probabilmente domani o dopodomani, ora ci organizzeremo. È un bel posticino per passarci qualche giorno di tranquillità. Mi chiedevo, certo non è di passaggio perché l'aeroporto più vicino è Kalamata, che tra l'altro è piccolissimo, come aeroporto ci siamo passati vicino, è proprio un aeroporto piccolino. Non sarà
la penisola del Mani, però il turismo c'è, effettivamente c'è, forse un turismo più tranquillo, chissà. Nel frattempo gli amici gatti, sempre che passano. Emanuela, dimmi qualcosa, Emanuela, di qualcosa. Niente, la vacanza sta finendo, ci godiamo questi ultimi giorni di relax. Mm. Poi torniamo in montagna. Poi andiamo in montagna? In mezzo a un matrimonio di fuoco. Porca troia, oh, abbiamo un matrimonio a tornare. Cioè, abbiamo visto le previsioni meteo, sono previsti 32 gradi. Ma se ti sposi tu a fine giugno o a luglio o ad agosto, Non puoi secondo me aspettarti belle parole. no, cioè ti trattano male, poi nella vita, cioè, devi essere disagiato, capito? Quindi tu che stai ascoltando, sì, proprio tu, che mi hai invitato al matrimonio a fine giugno, ok? Che ci hai invitato al matrimonio a fine giugno, sei una persona cattiva, capito? Non te lo dimenticare mai. Confermo tutto quello che ha detto. Confi? Assolutamente sì. Confi? Uno scorcio di metoni, by night. Ah, è molto bello, davvero molto molto bello. La visuale della fortezza, ora la zoom un po'. È bello, è proprio bello. Stavo ragionando con Emanuela sulla bellezza di questo posto. Emanuela lì. Amore, non ti buttare, ok? Metoni by night. Amore, Metoni by night? Sì. Mm? Ho più freschetto qua. Eh? Più freschetto qua. Sì, perché siamo in riva al mare, ok? No, ma è vento di terra. Ah, il vento di terra dici? Il vento dei Balcani che arriva fino a qua addirittura. Il vento di Tione che arriva fino a qua, eh? Salve, buongiorno, da Daniele Emanuela. Stiamo andando a visitare il castello di Metoni. Minchia, 7 ore per prepararti. Cioè, poi vorrei capire che cacchio fai? Io. Cioè, ti sei messo una maglietta e un pantaloncino. Cioè, non è che... E mi devi descrivere in questo modo che è bello. No. Ma sei in vacanza, cioè. Quello è anche vero. Però si dice Menzuion, ora dobbiamo andare a visitare il castello, anzi la fortezza, con lo scattio del sole. Eccoci qui davanti a quello che è definito il castello di Metoni, che poi di fatto non è un castello, è una fortezza vera e propria. Questo solco qua dentro prima era riempito di acqua, infatti vediamo in quel ponte ci sono anche i chiari segni dell'acqua che una volta arrivava fino a qua. Poi chiaramente l'avranno prosciugato perché non era più necessario difendere l'accesso alla fortezza. Le prime fasi di questa fortezza risalgono al 1250 e poi chiaramente è stata ampliata dai veneziani fino a quando poi i turchi l'hanno riconquistata, l'hanno conquistata e l'hanno posseduta nei territori della Morea fino a quando poi non sono stati cacciati via. Gli ottomani l'hanno cercato di ampliare nel tempo, ma di fatto la struttura principale è quella veneziana, quindi si vedono chiaramente le torri difensive, si vedono i muri classici delle città veneziane, delle fortezze veneziane. Questo dovrebbe essere, se non sbaglio, uno dei più grandi, una delle più grandi fortezze nel Mediterraneo. Ecco, guardate che mura. Adesso entriamo, però guardate che bello questo ponte. Quando vedo questi posti, l'unica cosa che non mi piace è un po' di trascuratezza, perché secondo me pulendo dalle erbacce questo posto sarebbe anche molto più scenografico. Mi viene in mente Dubrovnik, dove i croati hanno trasformato quelle che erano le fortezze lasciate sempre dai veneziani in luoghi molto più belli, secondo il mio punto di vista. La conformazione della fortezza è proprio quella originale, cioè non è stata cambiata più di tanto, né dal tempo e neanche dagli ottomani che poi l'hanno sfruttata per il resto della sua esistenza attiva, perlomeno. Questa che cos'è secondo te, Manuela? Per metterci i cannoni, suppongo. Esatto, questa è una bocca per un pezzo di artiglieria, in modo tale che chi venisse da questa porta sarebbe stato falciato dai dardi mortali. Allora, leggevo qualche tempo fa riguardo questa fortezza che fu per essere conquistata da parte degli ottomani sono stati impiegati quasi 100.000 uomini e circa 700 navi al largo che sparavano
dalle loro bocche di fuoco per poter anche intimorire, perché le mura comunque erano solide, quindi in ogni caso per conquistarla ci hanno messo parecchio, e l'assedio contro i veneziani durò circa 8 mesi. Questa invece è una piazza d'armi. La piazza d'armi non è altro che il punto in cui si radunavano le truppe. Ah, un'altra palla che è rimasta. Vedete la contrapposizione tra l'entrata, che è quella dietro, fatta dai veneziani, e quella sopra, che è chiaramente di richiamo ottomano. Una cosa che mi stupisce un po' è perché non abbiano cancellato i leoni. Chissà perché, forse per rispetto del nemico? Non credo, però sono qua e fa piacere ritrovarli in effetti. Questa colonna dovrebbe essere del 1493 perché c'è una data, ed è definita la colonna di Morosini perché praticamente Morosini è stato un grandissimo navigatore miraglio veneziano e venne qui a far visita al posto e c'è il nome di Morosini sulla colonna. Io. Ma che cazzo sto accettando mondo? Cioè, da me deve venire. Veramente. Questa era una degli ingressi principali che chiaramente sarà stato bersagliato dai nemici. È molto affascinante, devo essere sincero, non è che sono un grande visitatore di castelli, però questo è carino. Allora, questo è all'interno della fortezza dove c'erano le strutture, probabilmente le strutture principali, quelle di comando, e si vede per il fatto perché è quella meglio difesa. Cosa possiamo vedere da questa inquadratura qui? I resti delle strutture di base. Vedete questi muri qua? Questi sicuramente erano abitazioni di comandanti, non lo so, di gente che stava qua. Ovviamente qui non è che c'erano abitanti del posto, questa è una struttura prettamente militare. E poi lì c'è il muro di cinta con i vari punti di osservazione. Questi sono punti di osservazione che però sono caduti. La Morea, un territorio ricco di piantagioni di uva, di olive, frutti e di manodopera, che serviva all'impero ottomano per andare a conquistare, per fare da ponte verso l'Europa e verso i paesi direttamente, verso i paesi verso l'Africa. Morea, Creta, dove siamo appena stati, in direzione dell'Africa, dove tra l'altro riuscirono ad arrivare tranquillamente gli ottomani, da dove si fermarono nell'isola di Malta. Ma questa è un'altra storia, che magari vi racconterò da Malta, chi può dirlo? Ora immaginatevi di essere un soldato che passa attraverso queste mura per andare a difendere la propria postazione. Qui sicuramente c'erano delle scalette che portavano su, che ora non ci sono più, è chiaro. Qui gli arcieri ricaricavano le proprie armi per poter scoccare le frecce al bisogno. Quando gli ottomani furono sconfitti dai greci, fu semplicemente abbandonata perché il sultano aveva bisogno di forze fresche nei territori più a nord e ha cercato di ritirare quanto più truppe per difendere i possedimenti verso l'Anatolia. Allora, queste strutture che vediamo sono state abbattute da attacchi navali. Capito amore? Qua ci potevano stare tranquillamente circa 20.000 uomini. Lo sai perché non le hanno ricostruite queste mura qua? Perché gli ottomani erano talmente sicuri che non avrebbero mai ricevuto un attacco come quello che hanno fatto loro, che hanno preferito non spenderci i soldi. Il mare è veramente molto molto bello. E si rientra nella fortezza. Da qui è possibile vedere anche l'entrata che vi abbiamo fatto vedere prima con il ponticello, che è molto caratteristico tra l'altro. Di notte con l'illuminazione sta veramente molto bene. A me piacciono molto questi dettagli che sono rimasti.
all'interno della fortezza c'è questa chiesetta che serviva che svolgeva le funzioni di soddisfare le esigenze religiose da parte degli occupanti. Questa è molto antica, questa è di epoca bizantina, è una chiesetta che poi ovviamente è stata ristrutturata e nacque più o meno verso il 1200. Ora chiaramente è stata ristrutturata, però tipo pavimentazione, questo è diciamo il pulpito classico ortodosso con le porticine, è molto bello, dà quel senso di antichità effettivamente. Guardate, vi faccio vedere un dettaglio, l'aquila bicipite, è molto antica, qua andiamo veramente nell'antichità, fondata dai bizantini verso il 1200, qualcosa del genere, presa in mano dai veneziani, conquistata dai musulmani, ripresa dai veneziani e riconquistata dai musulmani fino all'ultimo episodio in cui i greci si ripresero la loro terra di diritto. L'ultimo evento triste di questa fortezza fu quando i greci andarono a riconquistarsi la fortezza praticamente, e i musulmani che vivevano nei dintorni della zona, erano circa 1 migliaio, vennero a rifugiarsi qua dentro cercando protezione da parte dei soldati ottomani, che di fatto si arresero, se ne andarono, lasciando i cittadini musulmani alla mercé del popolo, che li ammazzò tutti. Questo però in risposta all'atteggiamento che ebbero i musulmani nei confronti dei cristiani all'atto dell'ultima riconquista da parte degli ottomani, dove sgozzarono e tagliarono la testa a più di 3000 persone, sempre in questo luogo qua. Vi mostro una cosa che per me è bellissima. Guardate che cosa si presenta adesso ai nostri occhi. Quella è chiaramente una struttura di concezione islamica. Le entrate più piccoline in una struttura difensiva vengono chiamate cittadelle. Speriamo che non cado, speriamo che non si rompe con capello. Guardate che bella. E qui siamo a livelli di Dubrovnik. Chiaramente questo era il porto, giusto? Quindi dove attraccavano le navi, anche perché si vede. Se avete avuto la possibilità di visitare Dubrovnik, è molto simile. Le strutture difensive. Lo sai cos'è quello? Di fare un bar Torre di... No, allora, è un faro. No, l'ho detto, scusami. Brava! Quello è un faro antichissimo che funzionava col fuoco. Non sembra di stare nel set del Trono di Spade? È molto probabile che l'acqua era più alta all'epoca, perché guarda i muri, vedi? Le mura? Guarda le mura, l'acqua era più alta, quindi qua riuscivano ad arrivare anche magari alla fonda, stavano le navi lì, su questa spiaggetta riuscivano ad arrivare magari i barchini più leggeri per arrivare sulla spiaggia. Quella è una palla, l'hanno messa lì per ricordo. Adesso mi tocca andare avanti io con la telecamera in mano, perché Manuela ha paura del buio, non so perché. Poi stiamo salendo sul faro, dai. Vedi i buchi per i legni? Per le solette? 1, 2, 3 e l'ultimo, il quarto. E ci sono anche i buchi per i cannoni, che sono questi. Questa struttura fu ampliata dagli ottomani e poi ammodernata per l'ultima conquista dei veneziani, e poi è rimasta sostanzialmente identica. Ah, ora scendi però per prima, Quest'ultima merlatura fu l'ultima opera dei veneziani. E qui siamo nel punto più estremo, verso il mare, della fortezza.
bella veramente. Negli ultimi anni perso un po' di importanza perché le vere guerre si combattevano in Europa, non si combattevano qui nella Morea. Qui erano più che altro rotte commerciali, ma se volevi il potere vero dovevi stare in centro Europa. Hai visto la palla, Emanuela? Pazzesco, eh? Allora, lo vedete questo passaggio qua? Dici, ma che si sono sprecati per fare il passaggio lì? Cioè, perché hanno fatto sta cazzata? Fatto apposta perché così se quando gli invasori arrivavano da lì, praticamente, facevano la piattaforma, arrivavano a questo imbuto. Quindi non potevano passare più di uno alla volta. Quindi passando uno alla volta, da qua sopra, potevano essere tagliati. E poi, fino ad arrivare al ponte qua, all'entrata nord, chiamiamola l'entrata nord, che poi non è a nord, però è l'entrata quella più esterna verso il mare. Qui c'era il fossato naturale, chissà se c'è l'acqua, non credo, però poi si entrava qui in leggera salita e poi ovviamente si entrava di nuovo nella fortezza. Che si perdono nel blu, il vento spiega una lingua antica, nel mani si canta Nikki Thanatos, la strada ci trasporta nel tempo. Mare infinito davanti a me, rocce e cielo, voce alla libertà, viaggio nel sud delle nostre frontiere, fino in fondo nel vasto confine. Villaggi fermi nel tempo, la moto canta la sua canzone, nel mani la bandiera Nikki Thanatos, e io la seguo senza pensare, mare infinito davanti a me, rocce e cielo, voce alla libertà, viaggio nel sud delle nostre frontiere, fino in fondo nel vasto confine. E non so dove sto andando, ma so che va bene così. Questa fortezza, tra ad avere una storia di atroci barbarie tra conquiste, riconquiste e robe varie, mi ha lasciato veramente sorpreso. Piccola considerazione: potrebbero veramente ottenere un risultato maggiore spendendo qualche soldino in più per la manutenzione. Si presenta come un campo di patate. Cioè, non è che è una polemica, però forse sì, forse un po' sì. Effettivamente avrebbero potuto impegnarsi un pochino di più, far pagare €1 in più di biglietto per poter ottenere un risultato sicuramente più gradevole anche alla vista. La città di Dubrovnik, quindi la ex Ragusa,
ha la fortezza che ha praticamente le stesse caratteristiche. Quando siamo stati adesso a Creta, nei siti come nelle ex città minoiche, i biglietti erano molto più cari, però di fatto dentro, raga, che c'era poi tantissimo. Qui davvero hai delle potenzialità impressionanti, magari ristrutturando una parete, ristrutturando, che ne so, un punto di accesso. Veramente c'ha degli scorci bellissimi sul mare che ti fanno davvero impressione. Potrebbero essere usati anche come set cinematografici senza nessun tipo di problema o senza alcun tipo di remore nei confronti di altre città, secondo il mio punto di vista. Un'altra struttura chiaramente ottomana è il bagno. Ah mamma. Guardate qua. A mamma. Ah mamma. Attenzione che è piccolino, qua beh, tu sei piccolina. Allora, qui c'erano i bagni, i luoghi di igiene, più o meno, degli occupanti della fortezza. Vedete queste sono vasche. Guardate. Questi sono buchi per far uscire i vapori, i fumi, e quelli sono buchi dell'acqua. C'è una cosa assurda. C'è un estintore. Ora dimmi che cazzo ci fa un estintore qua dentro. Vabbè. Ok. Devo essere sincero. Una pregevole conservazione. Dai, si è mantenuto abbastanza bene per avere la sua età. Guardate che bello qui. Questi erano sicuramente punti dove si scaldava l'acqua, che poi andava in città. Ecco, guarda. Qui sotto c'era la fornace, si vede anche perché la pietra è tutta completamente annerita in questa stanza, e poi l'acqua passava da qua dentro e andava nelle vasche delle altre stanze. I bagni turchi, amore? Il bagno turco? Di qua riesce, dai. La visita alla fortezza di Metoni è finita, andate in pace, come si suol dire, e vi lascio quest'ultimo scorcio di bellezza. Amore, sei l'attrazione più bella della Grecia, di Creta, della Turchia, della Spagna, del Portogallo, dell'Armenia, del Caucaso tutto intero, della Russia, tutti i posti dove siamo stati. Io sto girando l'Europa e l'Asia solo per trovare qualcosa di più bello, ok? Ma non riesco a trovarla. Dici, ho trovato una cosa più bella della mia Emanuela. Niente, no, niente. Chissà se esiste ancora oggi l'Iran. Che dici, esiste oggi l'Iran? Ho controllato l'Anso. Ma Iran, qua.